Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte vedremo quali sono i movimenti principali di tutto il periodo, mentre nella seconda parte andremo a vedere che cosa succede mese dopo mese. Bene. Mostrami, pesci, tendenze energetiche generali per la seconda amici dei pesci, abbiamo la carta della torre. Cambiamenti in vista, direi. Mm? Per qualcuno si tratta di cambiamenti magari non proprio voluti, magari non proprio desiderati. Normalmente quando arriva la torre è un intervento di tipo esterno, nel senso che è come se ci fosse qualche cosa che succede in modo aspettato, un intervento diciamo divino che corregge un po' il percorso sul quale state andando. Può parlare di magari una rottura di contratti, una rottura di rapporti, una rottura di vecchi schemi anche, non necessariamente deve essere qualcosa di catastrofico. Anzi, molte volte fa semplicemente riferimento a quello che è la caduta dell'ego, ok? Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare se volete avere un messaggio più completo e nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Wow, latte e miele! Carta numero 51. A me questa carta piace molto perché parla delle cose semplici, delle cose dolci della vita, dei piccoli momenti da assaporare, dei piccoli momenti da prendersi per se stessi, mi verrebbe da dire, perché latte e miele mi fa ricordare le coccole, quindi il fatto di coccolarsi. Il latte e miele è quello che prendono i bambini prima di andare a dormire, no? Quando gli si dà il biberon. Quindi è un gesto d'amore, io lo sento molto come un atto di amore verso se stessi. E vi dirò che normalmente quando c'è la torre, che parla di quello che è la distruzione anche dell'ego, la destrutturazione dell'ego, c'è in qualche modo un lavoro da fare o comunque quello che è l'amor proprio coinvolto in questo tipo di situazione o di relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, partiamo con una regina di denari e qui sento che fa riferimento al vostro potere personale. Potrebbe anche essere una persona, per qualcuno. Potrebbe anche essere magari una persona di potere, con una forte femminilità o comunque un forte divino femminile. Abbiamo poi anche un 3 di pentacoli e la carta del mago. Allora, io qui sento che c'è qualcuno che in qualche modo acquisirà sicurezza interna, sicurezza interiore, grazie a questa regina di pentacoli, perché io credo che questo 3 di pentacoli faccia riferimento a qualche tipo di collaborazione, a qualche tipo di contratto, magari per qualcuno è una casa, vedo una macchina, normalmente non c'è nessuna carta qui che mi parli di macchine, ma mi fanno vedere una macchina, quindi per qualcuno si parla di magari cambiare la macchina o smettere di condividere la macchina, mi dicono. Mentre poi con quello che è il mago io sento che c'è la volontà di andare avanti in quello che è la vostra, situazione personale, la manifestazione della vostra realtà, perché comunque il mago parla sempre di un voler creare, di fare un'azione concreta per riuscire a creare la propria realtà, a creare quelli che sono i che è il proprio percorso di vita. Fa anche riferimento a quello che è la legge di manifestazione, la legge d'attrazione, a tutto quello che è quello che io chiamo il lavoro di sotto, quindi il lavoro a livello vibrazionale, il lavoro energetico che si può fare per manifestare una situazione o una relazione, ok?
Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono, amici dei pesci. Comunque con questo 3 di pentacoli sento che c'è qualche tipo di responsabilità di cui vi liberate, c'è qualche cosa che si lascia comunque indietro. Allora, abbiamo poi una regina di coppe, la carta della stella e un 2 di spade. Dunque, io credo che qui, come vi ho accennato prima, per quello che riguarda l'amor proprio, con questa regina di coppe si faccia riferimento alla propria connessione interiore e me lo ricorda anche un pochettino la stella che avete qui di fianco, no? Si tratta proprio di entrare in connessione con voi stessi, con le vostre emozioni, belle o brutte che siano. Riconoscere nel momento in cui c'è un'emozione brutta che quell'emozione c'è, che ha diritto di esistere, elaborarla, okay, trasformarla, mh, portarla a galla, viverla, cioè la maggior parte dei problemi ci sono perché si reprimono le proprie emozioni. Quindi poi sì, è come se si fosse poco cristallini con se stessi, non ci si desse la possibilità di godersi in quel momento o di vivere quello che potrebbe essere la tristezza, come anche la gioia. C'è certa gente che non fa vedere quanto è felice per non ferire gli altri, perché magari è, in un intorno sociale dove gli altri sono meno felici di lui o di lei. Applicatelo poi alla vostra realtà. Abbiamo poi anche la carta della stella. Qui si tratta proprio di farsi guidare. La stella parla di desideri, parla di sogni, ma parla anche di percorso di vita, di proprio cammino. Ehm, Parla di quello che è il trovare la propria missione anche, no, se vogliamo. E qui sento che è proprio questo il nodo, l'entrare in contatto con se stessi. Destrutturare l'ego, destrutturare, rompere le certezze, le sicurezze che avevate, trovare il vostro potere interiore, okay? Diciamo che, ehm, questo 2 di spade in realtà può essere positivo, nel senso che io credo che siate consapevoli che c'è qualche cosa che non vedete, che c'è qualche cosa di cui non siete ancora completamente consapevoli, magari non riuscite ad avere ancora una visione d'insieme di quello che è la situazione nella relazione, ma questo vi dà l'opportunità di riflettere molto meglio, di vedere anche magari punti, o di non dare niente per scontato, diciamo, no, nel caso per esempio questo 3 di pentacoli rappresentasse una collaborazione lavorativa, okay, sento che qui c'è qualcuno che deve entrare dentro se stesso, deve destrutturare quelle che erano le credenze limitanti per riuscire ad arrivare al proprio sogno. Terminiamo la stesa con un fante di bastoni e con il papa. Quindi guardate, alla fine si tratta veramente, il fante di bastoni parla di un ritrovato entusiasmo e avete anche la carta della stella che mi parla di speranza. Quindi io sento che alla fine del periodo tutto questo processo ci sarà e difatti terminiamo la stesa con la carta del Papa, che è la carta dell'illuminazione, la carta della consapevolezza. Per qualcuno è anche la carta del riconoscimento, riconoscimento nella società, magari in questo gruppo di cui si parlava qui, in quel tipo di collaborazione, okay, però è una carta positiva il Papa per finire tutto quello che sarà il periodo di ristrutturazione, mi verrebbe da dire. Per qualcuno si tratta anche di una ristrutturazione di una casa, perché il 3 di denari a me lo ricorda molto, poi abbiamo anche la torre, abbiamo anche comunque il mago che è un qualcuno che fa qualche cosa a livello, concreto, muove l'energia a livello concreto. Okay, andiamo a vedere mese per mese. Vi ricordo comunque che, il tempo è fluido in questo caso, quindi se io dico che una determinata cosa succederà il mese prossimo, magari sarà così per qualcun altro succederà tra 2 mesi e per qualcun altro magari è già successo, okay? Quindi tenete presente che il tempo ha una certa flessibilità qui. Bene, andiamo a vedere mese per mese che cosa vi dicono i tarocchi. Cominciamo con un fante di pentacoli, questo è per luglio. Quindi si tratta di anche qui il fante di pentacoli è un po' la carta di chi sta studiando, di chi si sta applicando ad una cosa in particolare. Una cosa, una persona, una relazione, un desiderio, uno scopo di vita.
è comunque un qualche tipo di, come vi posso dire, di studio, di analisi, di approfondimento da un punto di vista materiale. Continuiamo poi ad agosto con un bellissimo 9 di, pentacoli, abbiamo un 10 di bastoni per settembre e la carta del mondo per ottobre. Quindi ad agosto vi sento, ben appagati, okay, l'energia del 9 di pentacoli a me ricorda molto l'energia della regina di denari, okay, perché comunque è una persona, che ha un certo tipo di ricchezza materiale, un certo tipo di abbondanza, e comunque è una persona che semplicemente si sta godendo i piaceri della vita. E qui mi viene in mente questo latte e miele, questo godersi le cose semplici della vita. Abbiamo poi anche la carta dell'eremita per novembre. A dicembre abbiamo un cavaliere di coppe, ragazzi, e poi queste due sono uscite, le prendiamo lo stesso. Abbiamo un 2 di spade e la regina di spade. Ok. Allora, qui si parte da quello che è una verifica, uno studio, un maneggiare quello che è la vostra situazione, attuale, quindi tra luglio ed agosto, e sono più movimenti di tipo concreto. Mi parlano di investimenti, quindi io credo che qualcuno qui muova, dei soldi magari in un nuovo progetto, magari ci si prende la responsabilità di gestire il proprio patrimonio, o di fare semplicemente degli investimenti su se stessi, perché il 9 di pentacoli comunque parla anche di amor proprio. Ve l'avevo detto qua, no, che quando normalmente viene la torre c'è sempre anche, un po' l'amor proprio da lavorare e qui lo vedo, ma sento che non è che vi manchi, in realtà, cioè nel senso, sento che comunque siete in una buona fase di amor proprio, ecco. Vi state godendo il latte e miele, le cose dolci della vita. Il 10 di bastoni. Il 10 di bastoni che troviamo a settembre, sento che fa riferimento delle responsabilità, dei pesi che probabilmente vi state portando dietro. È un 10, quindi è una carta di chiusura ciclo. Può essere che, verso quest'autunno qualcuno cambi decisamente panorama, perché la carta del 9 di pentacoli è una carta che parla di indipendenza, di solitudine. Quindi, visto che comunque sono pentacoli, si inizia la stesa con dei pentacoli, io credo che sia un cambio a livello lavorativo per molti, o un cambio comunque a livello di finanze, perché qui abbiamo un 10 che chiude un ciclo e ne apre un altro, e qui abbiamo il mondo che chiude un ciclo e ne apre un altro. L'eremita in realtà ha la stessa energia di solitudine del 9 di pentacoli, però quello che mi fa ben sperare è che c'è un'offerta, una proposta che arriva verso dicembre. Che comunque vi dico, con questo 2 di spade vi creerà non pochi pensieri. Vi ricordo che ce l'avevate anche qui il 2 di spade, quindi io sento che questo sarà un punto di forza e avete anche la regina di spade, quindi sicuramente ci sarà quello che è una super analisi, se vogliamo, di tutto quello che è questo tipo di proposta che vi verrà fatta. Vi sento in fase di cambiamento verso l'autunno, Ma andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta carta per carta, andiamo a vedere che cos'altro vi riesco a dire di un po' più specifico. Okay, allora il fante di pentacoli è spiegato da un re di coppe e da un 8 di spade al contrario. Allora, l'8 di spade normalmente fa riferimento ai sensi di colpa, a quelli che sono le prigioni interiori, quindi io credo che quella torre faccia proprio riferimento a quello, a quest'otto di spade, alle prigioni interiori, a quello che è il punto di vista che hanno gli altri. Il re di coppe potrebbe rappresentare un genitore per qualcuno, vi ricordo che anche qui avevate la regina di coppe che potrebbe rappresentare una madre e anche la regina di denari che avevate qui. Quindi può essere che ci siano stati dei sensi di colpa nei confronti di qualcuno. O potrebbe essere che qualcuno vi abbia fatto venire dei sensi di colpa. C'è la carta del fante di pentacoli
parla di una persona che sta dando anima e corpo a qualcuno o a qualcosa e potrebbe essere questo tipo di attitudine riferita a questo re di coppe. Andiamo a vedere il 9 di denari. Abbiamo un 7 di pentacoli, la carta del diavolo e l'imperatrice. Allora, io qui credo che questo 9 di pentacoli faccia riferimento a una situazione un po' di staticità, perché in effetti è un'energia che statica, quella che esprime il 9 di pentacoli. Lo vediamo anche da questo 7 di pentacoli che parla proprio di attesa. E anche l'imperatrice. Guardate, per qualcuno, perché sono 3 carte di attesa, quindi di gravidanza. Per qualcuno si tratta di, proprio concepire un figlio in questo periodo, quindi, credo che l'estate sia un periodo molto fecondo se è il vostro obiettivo insomma quello, no, qui vedevamo che c'era un progetto, un obiettivo, un desiderio, però comunque abbiamo la carta del diavolo. Io credo che sia collegato a questo 8 di spade, ci sono dei condizionamenti legati a questa cosa. Potrebbe essere o legato all'amor proprio, o legato alla gravidanza, se per voi risuona così, o legato a quello che è la vostra capacità di movimento e la vostra capacità di potere, perché comunque queste sono 2 carte che denotano un'energia di staticità, okay, sì, sto bene, sono positivo, vado bene così, non faccio niente per cambiare la situazione. Andiamo a vedere il 10 di bastoni per ottobre. Abbiamo un 6 di spade e un 9 di spade. Quindi qui di nuovo c'è una carta di allontanamento, di distanza, c'è bisogno di prendere distanza da certi tipi di preoccupazioni, certi tipi di pensieri, certi tipi di ansie proprio, okay, che sono create da qualche cosa del passato, i condizionamenti di cui vedevamo qui l'8 di spade al contrario. Probabilmente i condizionamenti sono quelli di cui parla il diavolo. Sento che è una cosa molto mentale, eh. Per qualcuno potrebbe essere, magari una sorta di controllo eccessivo che sta, ehm, creando, che sta manifestando, oppure un controllo eccessivo che si sta subendo e di lì la necessità di lasciarsi indietro certi tipi di pressioni, certi tipi di pesi. Andiamo a vedere il mondo perché comunque, direi che la stesa verso fine anno, ragazzi, promette molto bene. Abbiamo il mondo, l'eremita e il cavaliere di coppe, quindi un cambiamento interiore, una proposta nuova. Abbiamo il re di denari al contrario, il 7 di coppe al contrario e quello che è il matto al contrario. Allora, il mondo arriva per darvi una serie di opzioni, che però io sento, essendo ancora un po' presi in quello che è questo lavoro di pulizia, se vogliamo, è come se non riusciste a valutare in modo obiettivo tutte quelle che potrebbero essere le nuove opportunità che vi si potrebbero presentare. Il re di denari potrebbe essere una nuova persona che entra nella vostra vita, che magari vi aiuta, vi dà una mano, insomma, che potrebbe essere un nuovo tipo di collaborazione, però sento che con questo matto al contrario c'è una sorta di sfiducia, c'è una sorta di è come se non credeste al 7 di coppe, a quelle che potrebbero essere le possibilità. È come se voi in questo momento stiate vedendo più nero di quello che è, ma in realtà arrivate da una situazione di pulizia, quindi, ehm, sento che dovete togliervi questi condizionamenti qui e poi riuscirete a vedere le cose in modo migliore e infatti vi avviate verso un periodo a novembre di riflessioni personali con questo eremita. Fatemi vedere l'eremita. 9 di coppe nuovamente, di coppe, di pentacoli, scusate, e la temperanza al contrario. Si tratta di guarire. Abbiamo anche un altro mago, al contrario, il mago era già uscito qui. Quindi si tratta di guarire, il vostro amor proprio, perché di nuovo, quando c'è il diavolo c'è sempre anche la torre, come vi accennavo all'inizio, c'è sempre l'amor proprio da lavorare, okay, ed è uscito 2 volte comunque, perché il 9 di pentacoli fa riferimento anche a quello, all'indipendenza sia da un punto di vista materiale, ma anche da un punto di vista emotivo, una sorta di appagamento. La temperanza è girata al contrario, quindi in realtà quello che è un vero percorso di guarigione ancora non c'è, è nell'aria, perché comunque avete il mago e state cercando di manifestarlo. Io credo che alla fine di questo periodo di eremita
Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe, però ci sarà quello che è un periodo di guarigione, ehm, definito appunto dalla temperanza. Il Cavaliere di Coppe è spiegato dal mondo al contrario e da un 4 di pentacoli al contrario. Sì, il mondo ce l'avevate già qui, ma è come se: "Okay, ho la possibilità di cambiare, cerco di lasciarmi indietro tutto questo", okay, quello che mi porta questi condizionamenti mentali, questo darmi troppo probabilmente. Sono cosciente che devo cambiare, deve cambiare qualche cosa. Il mondo è una bella carta, porta sempre cambiamenti positivi. Qui c'è bisogno di fare un po' di pulizia per capire che cosa potrebbero essere illusioni e cosa no, attraverso il percorso interiore dell'eremita. Qui si tratta di imparare a manifestare. Avete un 4 di pentacoli al contrario, iniziate a staccarvi e a tagliare quello che non serve più. La regina di spade ha sempre la spada alta e sempre guardinga e pronta a tagliare quello che non serve più. Quindi io credo che vi arriverà una proposta a fine anno che veramente un po' vi destabilizzerà, potrebbe potenzialmente cambiarvi il mondo, ma perché qui sento che siete cambiati voi dentro, okay? Fate le vostre valutazioni in modo obiettivo, come vi dice l'energia della regina di spade, no, si tratta di pianificare, si tratta di, veramente fare le valutazioni con i fogli alla mano, quindi con i conti, con le statistiche e tutte quelle così, la lista dei pro e i contro, se magari per voi è una relazione piuttosto che un'azienda, insomma. Fatemi sapere se poi vi risuona. Va bene, andiamo a vedere ancora un'ultima carta, un ultimo consiglio da parte delle fatine. Vediamo che cosa hanno da consigliarvi, amici dei pesci. Vi dico che andate verso quello che è una cioè questa sesa finisce con la carta del Papa e qui c'è quello che è il riconoscimento, è per quello che arriva questa proposta. Anche i fanti, i paggi, quando escono di solito sono i messaggeri, okay, essendo un cavaliere è come se qui porta solo un messaggio, qui fa proprio una proposta che per molti potrebbe risuonare come una proposta di tipo romantico, perché normalmente il cavaliere di coppe è quell'energia lì, o potrebbe anche essere semplicemente una proposta seria, cioè di un certo tipo, di un certo spessore. Quindi ci si appresta al cambio. Guardate, trasformazione, anche le carte delle fatine ve lo dicono. Arrenditi alla trasformazione, ti dice questa fatina. Guardate, la carta del mondo, non lo so perché ha questo fa questo salto in questo mazzo, libera, cioè è bellissimo come rappresentazione. Abbracciate tutto quello che è la trasformazione che è intorno a voi, perché sta succedendo tutto per il tuo più alto bene. Il meglio deve ancora avvenire. Wow! Amici dei pesci, io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.